Amici di Sapore di Super, mi trovo nell'officina di quello che è ad oggi o in questi giorni il meccanico più famoso d'Italia. Io gli auguro di diventare in breve tempo, se possibile, il più famoso d'Europa o addirittura del mondo. Intanto in questi giorni ti godi la gloria che hai in Italia. Stiamo parlando di Marco Ciaccini, balzato agli onori della cronaca con il servizio delle Iene, in cui si parlava del suo motore diesel trasformato per funzionare al 100% a metano. So che volevi dire qualcosa all'inizio di questo servizio, poi dopo ci occuperemo delle cose un pochino più tecniche. Sì Alessandro, grazie. Prima di entrare nel tecnico volevo ringraziare le Iene e Mauro Casciari che ha realizzato il servizio per noi, insomma. Okay. Per chi non lo avesse visto, il servizio delle Iene relativo a questo innovativo motore è possibile vederlo cliccando su questo link. Al termine del servizio che è andato in onda sulle Iene si vede un indirizzo mail, il tuo indirizzo mail, che naturalmente è stato subito intasato da migliaia di mail di utenti che chiedevano se l'impianto da te inventato potesse essere montato sulle loro autovetture diesel. Sì, è vero Alessandro. Innanzitutto il sistema è brevettato, nel senso che abbiamo acquisito praticamente la proprietà intellettuale del brevetto. Però il brevetto non significa che l'impianto possa essere montato, installato e venduto liberamente come un impianto convenzionale. È stato fatto il brevetto a seguito della sperimentazione applicata praticamente in questi 2 anni, per far sì che per difendere l'idea e accaparrarci praticamente i diritti di proprietà industriale. Hai avuto un'idea veramente innovativa ed è giusto che ti tuteli in questa maniera. Quindi la risposta alla vostra domanda, se questo genere di impianto si può montare oggi sulla vostra autovettura diesel, purtroppo è no. Ancora no, naturalmente appena sarà omologato vi avvertiremo. Ad oggi la risposta è non perché non funzioni, ma perché non ha le autorizzazioni necessarie, cioè questa famosa omologazione, da non confondere con il brevetto. Adesso Marco, come avevamo annunciato, cominciamo a entrare un pochino di più nel tecnico, perché ci sono persone alle quali interessa solo sapere se la loro macchina può percorrere 100 km con 2,5 euro di metano. Invece ci sono altre persone che sono appassionate e che vogliono sapere come tu sia riuscito a creare questo gioiello di motore. Ok, partiamo dall'accensione elettronica, che è un po' il cuore di tutto il progetto. Già, perché, scusami se ti interrompo, va fatta una piccola premessa. La principale differenza, la più lampante differenza che c'è tra un motore a benzina, cosiddetto a ciclo 8, e il motore a ciclo diesel è che mentre il motore a benzina ha le candele di accensione, cioè le candele che fanno la scintilla per generare la combustione della miscela aria-benzina o aria-metano o aria-GPL, nel motore diesel non sono necessarie perché il diesel si incendia per compressione. Ok, certo. Quindi il primo passo è stato quello di dover trasferire questi componenti del motore a benzina su un motore diesel. Spiegaci come hai fatto. Abbiamo applicato le candele nel motore diesel come nel motore a ciclo 8 e poi dopo vi farò vedere come abbiamo fatto. Per far funzionare le candele di accensione abbiamo preso una centralina di un motore benzina comprensiva delle proprie bobine di accensione. Un'altra differenza, questa volta meno visibile, che c'è tra il motore diesel e il motore a benzina è la gestione del corpo farfallato, perché sì, lavorano in maniera inversa. Sì, abbiamo dovuto adeguare anche proprio il funzionamento della valvola farfalla, in quanto, come dicevi giustamente te, è inversa nel funzionamento a gasolio rispetto al funzionamento a GPL o metano o motore benzina. Con qualche difficoltà siamo riusciti ad arrivare a un'elettronica prototipo che comunque sia ci garantisce, ripeto, i 2 funzionamenti. Poi vediamo, Marco, all'interno di questo vano motore altri componenti che servono per il funzionamento del motore a metano. Naturalmente questi sono componenti già omologati, realizzati da terze parti, che tu non hai fatto altro che acquistare sul mercato. Sì, sono dei comunissimi componenti commerciali di un comune, cioè di un impianto metano. Possiamo partire dal riduttore qua, che è un riduttore, come dicevamo, di già omologato. Poi abbiamo il dispositivo di iniezione, che sono gli iniettori, che anche questi qua sono comuni e omologati, e la centralina elettronica di iniezione del metano, comprensiva poi di tutta la sensoristica, ossia livello metano, pressione e tutto quanto. È comune e omologata. Colgo l'occasione per far vedere a chi ci guarda che all'interno di questo vano motore, come già visto nel servizio delle Iene, c'è un pochino più nascosto anche il riduttore di pressione del GPL. Ora questa cosa ha suscitato un po' di curiosità,
perché questa macchina in realtà è trivalente e quindi molte persone hanno chiesto sempre tramite il famoso indirizzo mail se fosse possibile già fin d'ora omologare macchine trivalenti. In realtà tu hai installato questo riduttore di pressione del GPL solo per dimostrare che questa tecnologia funziona anche con il GPL. Sì, solo per dimostrare che la compatibilità del sistema d'accensione nei motori diesel è valida sia con il metano che con il GPL. Ok, noi oggi ci occupiamo del metano, faremo un altro video specifico per il GPL perché dobbiamo avere dei dati a disposizione che non abbiamo e abbiamo bisogno di un pochino di tempo per provare il sistema che comunque funziona. Sì, è stato fatto anche pensando ai mercati europei, che il metano è molto diffuso in Italia, ma in molte altre nazioni è fortemente presente il GPL. Marco, prima ci hai promesso che ci avresti spiegato come hai fatto a inserire materialmente una candela di accensione di un motore a benzina nella testata di un motore diesel. È arrivato il momento di spiegarcelo. Ok, ecco, questa qua è la candela d'accensione del motore benzina. Nella candela d'accensione del motore benzina abbiamo un elettrodo centrale che attraversa tutta la parte interna della candela, un rivestimento isolante esterno e abbiamo un elettrodo negativo, in questo caso sono più di un elettrodo perché è una candela a doppia punta, in cui tra l'elettrodo centrale e l'elettrodo negativo si crea una piccola scintilla, un piccolo arco di corrente che è quello che poi incendia la miscela di aria e carburante, benzina o metano o GPL che sia. Ok, passiamo alla candeletta di preriscaldamento del diesel. Questa qua invece è la resistenza di preriscaldo del diesel o candeletta, dove questa parte qua a punta, più piccola, è quella che diventa poi infuocata per riscaldare praticamente l'aria prima dell'accensione spontanea del diesel. In sostanza, quando si gira il quadro in una macchina diesel e per qualche secondo si accende quella spia arancione, in quel momento queste candelette diventano incandescenti. In realtà in una frazione di secondo sta parte qui diventa incandescente. Ci fai vedere, Marco, dove si va a collocare all'interno della testata la candeletta di preriscaldo? Sì, praticamente la candeletta di preriscaldo entra in questo foro della testa qua e si posiziona proprio sopra al pistone. E praticamente il gasolio che entra quando il motore è freddo si riscalda immediatamente grazie a questa punta incandescente che sbuca nella camera di combustione. Che sbuca nella camera di combustione. Okay. Però Marco, scusami, io adesso ho in mano la candela di accensione del motore benzina. Se le mettiamo vicine, vediamo che le dimensioni sono completamente diverse. Come hai fatto a mettere una candela di accensione di un motore a benzina dentro a questa testata? Che chiaramente, cioè, le dimensioni sono completamente diverse. Sì, diciamo è stato unito quel concetto con questo qua e realizzata la nuova candeletta di accensione e preriscaldo. Quindi la speciale candeletta che hai inventato tu è un ibrido tra la normale candela di accensione di un motore benzina e la candeletta di preriscaldamento di un motore diesel. Sì, un ibrido che ha parte delle componentistiche della candela accensione e parte delle componentistiche della candeletta per il riscaldo. L'idea, Marco, è sicuramente geniale, ma la testata va modificata per poterci montare queste speciali candele / candelette? Non ci sono modifiche nella testa originale, nella testata, ossia la cavità è proprio la stessa cavità della candeletta originale. E la filettatura? La stessa identica filettatura. Se diciamo qualcuno installasse l'impianto e poi per qualche assurdo motivo volesse tornare a gasolio, è sempre possibile ripristinare con la candeletta originale. Diciamo che è una candela plug and play, prendendo in prestito un termine dall'informatica. È una plug and play. Ma non sarebbe stato più semplice fare una candela per motore a benzina più sottile che si andava a inserire nell'alloggiamento della testata? Togliendo la candeletta di preriscaldo. Eliminando la candeletta di preriscaldo. Beh, eliminando la candeletta di preriscaldo però ti precludi il funzionamento a gasolio, nel senso che alle basse temperature non riesci poi ad avere l'avviamento e in più con i particolati che ci sono adesso la candeletta utilizzata aiuta la funzione di rigenerazione del particolato e viene utilizzata come miglioramento della carburazione durante le fasi di riscaldamento. Quindi se disgraziatamente finisco il metano e non riesco a trovare un altro distributore, l'automobile è in grado di funzionare comunque a diesel.
come originariamente. La posso mettere in moto d'inverno a meno 15 direttamente con il diesel. Sì, perché in quella funzione là la candeletta preriscalda. Tutto quello che ci hai fatto vedere finora serve per poter convertire un motore diesel esistente a metano. Possiamo rendere tutto il parco circolante diesel più ecologico. Sì, tutti i diesel che sono in aftermarket possono essere convertiti in metano e GPL. Però il tuo brevetto ha un oggetto molto più ampio, un oggetto che guarda al futuro, perché tu hai pensato a questa applicazione anche per un motore di nuova concezione e qui ne hai realizzato a titolo esemplificativo una specie di prototipo. Sì, non pensando solo all'aftermarket e ai diesel che sono in giro nelle nostre strade, abbiamo pensato anche a un motore ex novo che avesse sia una comune candela di accensione che una comunissima candeletta per far sì che sia comunque policombustibile. Potrebbe uscire quindi un diesel di serie alimentato a metano e a GPL. Quindi un motore progettato ex novo, nella cui testata si vedono chiaramente il foro per la candela con la relativa candela, il foro per la candeletta di preriscaldo con la relativa candeletta punta di preriscaldo, le valvole. Naturalmente questo motore nascerà di serie con un rapporto di compressione molto alto. Sì, un rapporto di compressione molto alto che così garantisce sia durante il funzionamento a gasolio, ma soprattutto durante il funzionamento a gas un ottimo rendimento. E la componentistica, quindi sia la candela di accensione che la candela di preriscaldo non saranno la tua candeletta speciale, ma sarà roba già sul mercato. Sì, un motore già con una candela di accensione e una candeletta di preriscaldo comuni, che sono componenti di già presenti nel settore automotive da molti anni, hanno di già la propria affidabilità e non necessitano di fare ulteriori ricerche. Ora dobbiamo fare un bel giro in macchina e dobbiamo far vedere quello che nel servizio delle Iene per motivi di tempo Casciari non ci ha potuto far vedere. E ci avvaliamo della collaborazione dell'ingegner Daniele Toffanelli, che è progettista di impianti GPL metano per autotrazione, che monitorerà con l'aiuto di un PC collegato all'impianto tutti i parametri di funzionamento, di esercizio del motore e della parte elettronica dell'impianto. Esatto. Per prima cosa andiamo a collegare il cavo di diagnosi alla centralina del metano. In questo modo potremo andare a monitorare tutti i parametri di funzionamento in marcia dell'impianto a metano. Questo programma che vedete è il programma di taratura dell'impianto a metano. La prima cosa che vorrei farvi notare è che questo parametro qua, tempo di iniezione benzina, in realtà è ininfluente per la nostra applicazione. È quello che la centralina del gas utilizza normalmente quando è installato in un impianto a benzina, in un sistema, in un motore a benzina. Quello che a noi deve interessare è quello sotto, il tempo di iniezione a gas, cioè la quantità di carburante che viene iniettata nel motore. Andiamo a guardare i tempi di iniezione. Siamo in terza marcia, velocità di circa 60 km/h, numeri di giri intorno ai 2000 giri e come potete vedere la cosa fantastica sono i tempi di iniezione del gas, 4,2 millisecondi, cioè quindi sono veramente bassissimi. Siamo sempre in terza marcia ad una velocità di circa 100 km/h, numero di giri circa 4000 giri, tempi di iniezione solo 4,55 millisecondi. Abbiamo visto che a parità di marcia, raddoppiando il numero di giri, incredibilmente i tempi di iniezione del gas sono rimasti pressoché costanti, veramente molto bassi. Siamo in quinta marcia ad una velocità di 110 km/h, numero di giri 2100 e come potete vedere i tempi di iniezione del gas sono sempre bassi, intorno a 4,15 millisecondi. Abbiamo visto in queste condizioni che il tempo di iniezione del gas espresso in millisecondi rimane pressoché costante e veramente molto basso. Se avessimo preso un motore a benzina trasformato a metano, parlo di un motore equivalente, quindi con le stesse caratteristiche di questo motore diesel trasformato a metano, avremmo visto questi tempi di iniezione del gas ben 3 volte più elevati. Un tempo di iniezione del gas così basso si spiega secondo me solo in una maniera. Qui stiamo considerando un motore diesel con un elevato rapporto di compressione, quindi un'elevata efficienza di combustione. Poi abbiamo introdotto il metano, che è un elevato numero di ottano, quindi un elevato potere antidetonante,
E quindi tutte queste cose mescolate insieme permettono al centralina del metano di iniettare veramente una piccolissima quantità di gas all'interno del cilindro ad ogni ciclo di iniezione. Come potete vedere la temperatura dell'acqua è veramente bassa, siamo abituati in un motore a benzina trasformato a metano a vederle sinceramente più elevate, in questo caso addirittura si abbassano. L'altra cosa importante da dire è che con la piccolissima quantità di metano che viene iniettata, l'aiuto del turbo, la quantità e il volume di aria presente nella camera di combustione, abbiamo sfatato, fra virgolette, il mito di un rapporto stechiometrico costante, fisso. Per dimostrare quanto abbiamo detto finora, prendiamo una macchina a benzina equivalente trasformata a metano e andiamo a provarla su strada. Colleghiamo il cavo di diagnosi sulla Mercedes. Siamo pronti per partire. Questo è il programma di taratura della centralina metano installata in questa macchina a benzina. Andiamo a ripetere le stesse prove appena fatte con l'Alfa. Siamo in terza marcia ad una velocità di circa 50 km/h, numeri di giri siamo intorno ai 2000 giri e come potete vedere i tempi di iniezione del gas sono 12,3-12,4 millisecondi. Siamo sempre in terza marcia, siamo a una velocità di circa 90 km/h, i giri siamo intorno ai 4000 giri e come potete vedere i tempi di iniezione del gas sono 12,7-12,8 millisecondi. Ultima prova, siamo in quinta marcia ad una velocità di 70 km/h circa, 2000 giri, tempi di iniezione ben 15,3-15,4 millisecondi. La macchina che abbiamo appena provato installa nel posteriore delle bombole metano, come potete vedere, con una capienza totale di 111 litri, che permettono a questo veicolo di avere un'autonomia di circa 400 km. Se questa macchina fosse dotata di un motore diesel convertito con il sistema che abbiamo visto di Marco, avremmo avuto un'autonomia complessiva di ben 800 km. Sono i tempi di iniezione del metano incredibilmente corti che consentono all'auto diesel convertita a metano di percorrere 100 km con soli 2,50 € di metano, mentre l'auto a benzina, trasformata a metano, che ad oggi è la soluzione più economica presente sul mercato, ha bisogno di 5 € di metano per percorrere la stessa distanza. Ok, al termine dei test i più attenti avranno notato che confrontando la prova fatta su strada con l'Alfa e la stessa prova rifatta con l'auto a benzina trasformata a metano, a parità di giri e di condizioni, quindi stessi giri e stessa marcia, le velocità rilevate sulla macchina a benzina erano notevolmente più basse. Questo perché i rapporti del diesel sono molto più lunghi rispetto al benzina. Quindi questo motore diesel alimentato con il metano ha dei valori di potenza e di coppia in grado di spingere appieno i rapporti del diesel, cosa che un motore equivalente benzina non sarebbe in grado di spingere. Abbiamo visto che dato che questo motore alimentato a metano supera abbondantemente il numero di giri per cui è stato progettato, dovrà essere sicuramente limitato in fase di ulteriore sviluppo. Abbiamo ottenuto questi risultati andando a trasformare a metano un motore vecchio di 12 anni con ben 388.000 km. Lascio a voi immaginare che cosa avremmo ottenuto con motori più recenti di ultima generazione diesel, con cambio a 6 marce e con prestazioni notevolmente migliori. Daniele, abbiamo dietro a noi un grande successo della tecnica, dell'inventiva italiana. Perché è italiana la macchina, sono italiane tutte le componenti che sono state aggiunte per ottenere questi fantastici risultati, ora manca qualcosa a livello normativo. Beh sì, ahimè il tasto dolente è quello della burocrazia, nel senso che al momento se domani dovessimo collaudare un motore diesel convertito con questa tecnologia, ahimè non sarebbe possibile. Quindi l'appello che lanciamo è al Ministero dei Trasporti Italiani di provvedere quanto prima ad aggiornare la normativa per questo motore innovativo. Marco, una delle cose che non è emersa con molta chiarezza dal servizio delle Iene è che sul mercato esistono già degli impianti che consentono ai motori diesel di funzionare a metano, ma questi impianti in realtà sono molto diversi dal tuo. Questi impianti già esistenti funzionano simultaneamente con l'utilizzo del gasolio e con l'utilizzo del metano o del GPL, a seconda se è un diesel metano o diesel GPL. Quindi diciamo i due carburanti, gasolio e metano o gasolio GPL, vengono introdotti simultaneamente durante il funzionamento del motore. Nel nostro sistema il funzionamento è solo a metano o solo a GPL o solo a gasolio. Nel servizio tu dici che questo impianto costa circa il 10-15% in più di un impianto esistente, ma noi ci riferiamo a un impianto
già esistente per motori a benzina da trasformare a metano. Non ci riferiamo affatto agli impianti per trasformare i diesel metano, che sono molto più costosi. Sono molto costosi. Sì, diciamo il sistema qua va a costare un 10-15% in più di un impianto per motori a metano per motori benzina, mentre invece in diesel metano costa di già il doppio e anche di un impianto metano per motori a benzina. Quindi possiamo dire a spanne che stiamo ampiamente sotto ai 2.000 euro? Sicuramente sì. Ho notato, Marco, che sui social network si è scatinato un putiferio dopo la pubblicazione del video da parte delle Iene e, come al solito, si formano due schieramenti. Fortunatamente il 90% è dalla tua parte e ritiene questa idea veramente innovativa e una possibilità per il futuro. Poi c'è il solito gruppetto dei diffidenti, di quelli che sono contro, che non ci credono. Una persona addirittura ha avuto l'ardire di scrivere questo: una volta le iene sbugiardavano le bufale, adesso addirittura le alimentano. Che tristezza! Fortunatamente, caro amico che hai scritto questo, ogni tanto nella storia è comparso qualche pazzo che ha introdotto un'invenzione nuova. In questo caso abbiamo Marco, che poi in fondo tanto pazzo non è solo geniale, ma in passato abbiamo avuto Barsanti e Matteucci che hanno inventato il motore a scoppio. Il motore a scoppio è un'invenzione italiana e Marco continua a dare lustro ai suoi predecessori Barsanti e Matteucci. Beh, non solo il motore a scoppio, ma proprio con Morray, l'accensione elettronica, iniezione diretta, è tutto italiano. Adesso non stiamo a citare nomi, però il mondo insomma sull'automotive e i motori non ci può di nulla a noi italiani. Quindi quello che veramente fa tristezza è vedere la diffidenza che c'è in Italia. Se ogni tanto non ci fosse qualche pazzo che inventa qualcosa di nuovo, saremmo ancora nell'età della pietra. Per gli scettici adesso accenderemo il motore a gasolio, daremo delle accelerate e sentirete che è il rumore che il motore sta funzionando a gasolio. Poi passeremo a metano, noterete subito una differenza di rumore perché il rumore sarà simile al motore a benzina. Poi infine scollegheremo completamente gli iniettori del gasolio per farvi vedere che il motore sta funzionando esclusivamente a metano. Procediamo. Accendiamo a gasolio. Ora facciamo lo switch da gasolio a metano e noterete la differenza di rumore. Ora scolleghiamo ad uno gli iniettori del gasolio. Poi daremo di nuovo delle accelerate. Adesso riattacco gli iniettori del gasolio e poi vi faccio vedere un'altra cosa. Mettiamo in moto la macchina in modalità diesel e vediamo quanti giri riesce a fare il motore. Al massimo i motori diesel girano tra i 4 e i 5.000 giri. Adesso lo ripassiamo nuovamente a metano, vediamo che giriamo tra i 5 e i 7.000.
Così penso che abbiamo dimostrato anche che il metano sul rapporto di compressione di 18:1 non batte in testa nemmeno a 7000 giri. Credo, Marco, che questa automobile l'abbiamo rigirata come un calzino, sappiamo vita, morte, miracoli, parametri di funzionamento, consumi, sappiamo tutto. C'è l'ultima domanda, quella forse anche un pochino più scomoda. Quali sono i difetti di questo tipo di impianto di nuova generazione? Allora, considera Alessandro che la sperimentazione ancora è stata abbastanza breve. Potrebbero venire fuori difetti magari che possono avere le normali auto a metano o a GPL. Cioè tu intendi le normali auto, parli di quelle che in benzina. origine erano a benzina. Delle auto che in origine erano a benzina. È anche vero che finora non sono venuti fuori, però... Forse ci siamo dimenticati in tutto questo ragionamento che tu hai montato questo impianto su un'auto che aveva già percorso 388.000 chilometri, quindi sicuramente la parte bassa del motore non sarà in condizioni ottimali e forse neanche la testata. Nonostante questo, qualche migliaio di chilometri con quest'auto l'hai percorso e non sono venute fuori, diciamo, particolari problematiche legate all'utilizzo di questo impianto. Diciamo che a parte delle problematiche legate all'elettronica, che purtroppo non è un'elettronica sperimentale aperta, chiamiamola tra virgolette aperta, ci sono stati dei problemi di taratura, ma delle rotture meccaniche effettivamente no. Vabbè, problemi di taratura che naturalmente sono normali quando si sperimenta diciamo, un'impiantistica innovativa e mai tentata prima come questa. Sì, diciamo che più che altro sono legati al travaso dell'elettronica originale, in quanto ci sono delle piccole differenze proprio nella corsa elettronica dei pistoni, ossia nei momenti precisi di eccitazione delle bobine nel motore a benzina e ora nel motore diesel. Parliamo dei famosi punti morti inferiori, punti morti superiori. Bravissimo, bravissimo. Diciamo che quella là è un'elettronica per un motore 1200. Questo qua è un motore 1900 che ha una corsa leggermente diversa. Più lunga. Più lunga, quindi abbiamo dovuto riprogrammare i valori di anticipo nello specifico e da lì, con il variare della temperatura, qualche piccolo difettino di calibrazione. Una elettronica dedicata risolverebbe questi problemi? Beh, un'elettronica che nasce fin dall'inizio praticamente per un motore 1900 o 2000 di cilindrata con questa corsa e questo alessaggio, quindi eliminerebbe molti dei problemi di taratura avuti. Ok Marco, è stato un piacere fare questa lunga chiacchierata con te e ti faccio auguri per tutti questi chilometri che dovrai percorrere alla guida di questa macchina che ormai è entrata nel mito. Io spero che finisca in un museo un giorno. Speriamo, grazie a te Alessandro, grazie a Sapore di Supre e grazie a tutti.